Ciao amici, oggi vi mostro come ordinare le righe in Excel per data, crescente o decrescente. Faccio questo video perché mi trovo spesso a fare operazioni di questo tipo e le funzionalità standard di ordinamento di Excel, sebbene funzionino perfettamente per l'ordinamento di numeri, colori, eccetera, eccetera, per ciò che riguarda le date non mi soddisfano, non riesco mai a utilizzarle, ma temo che proprio quantomeno non riesco a farne uso come voglio, non sono confidente delle funzionalità che offre Excel, magari non le conosco io, ma con questo metodo che vi faccio vedere lo uso ormai da tempo e vi dico che mi sono sempre trovato bene, non ha mai toppato questo ordinamento e soprattutto ritengo sia molto facile. Quindi, vediamo come mi muovo. Partendo da una colonna che contiene tutte le date, in questo caso vedete che le date sono, queste righe presentano date in ordine crescente. Io procedo a formattare l'intera colonna come testo. Questo perché, fate attenzione a questo passaggio, perché se soltanto incollate le date in Excel, a volte vengono tipizzate come numero, altre volte vengono riconosciute come date. In questo caso è necessario che venga formattata questa colonna come testo. Fatto questo, io aggiungo una colonna di appoggio che ho chiamato in questo caso data serializzata. Questa colonna serve a tradurre diciamo, in sostanza la data in un valore numerico. Quindi associa un numero, un intero, che dovrebbe rappresentare tipo il numero dei giorni di questa data rispetto al 1900 o una cosa del genere dovrebbe essere. Questo perché mi serve? Perché se riesco a tradurre una data in un numero, posso poi sfruttare quanto già presente in Excel per l'ordinamento dei numeri associati alle date, non direttamente alle date. E so già che l'ordinamento di Excel nei numeri è fantastico, è perfetto, quindi è questa la funzionalità che vado poi a sfruttare. Quindi vediamo un pochino come si converte una data in un numero, così, con questa formula. Quindi imposto in questa cella dato punto valore e passo in input la cella che contiene la data, in questo caso la cella F4. Quindi assegnato un numero a questa data, banalmente faccio il doppio clic sul quadratino e estendo la formula a tutte le righe di questa colonna che io ho appositamente inserito. Fatto questo, abbiamo quasi completato il tutto perché mi basta semplicemente, se voglio cambiare l'ordine in cui vengono mostrate queste righe, io aggiungo un filtro classico di Excel e piuttosto che ordinare per data, ordino qui per, ad esempio, in questo caso le date sono dalla più piccola alla più grande, faccio il contrario, quindi voglio ordinare dalla data più grande alla più piccola. Dal momento che alla data corrisponde un numero, mi basta ordinare semplicemente questi numeri dal più grande al più piccolo. E quindi vedete che l'ordine della tabella di questa colonna è cambiato, si sono esattamente invertite le righe. Ora, non è un metodo pulitissimo, nel senso che rispetto a una struttura dati che avete già, di cui già disponete, avete la necessità di inserire una colonna di appoggio, questa che ho chiamato data serializzata, però lasciatemi dire che una volta impostata la formula, una volta ordinate tutte le righe secondo quelle che sono le nostre esigenze, ci basta semplicemente selezionare la colonna, eliminarla e così ci restano solo i dati che ci servono, però in questo caso ordinati secondo le nostre esigenze. Questo è tutto. Vi lascio nei commenti anche il link a all'articolo sul blog che tratta in pratica lo stesso esempio.